Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Oggi, nonostante una forte raucedine che ho, stoico, sono qui in trincea. Perché cosa c'è sotto ci aspetta. Ed è un appuntamento ineludibile. E quindi volevo chiederti una cosa, Fabri, ma tu da che parte stai? Io sempre da quella dei vincenti. Sempre e solo quella dei vincenti. Cosa vuol dire da che parte stai? Non ci interessano le tue opinioni politiche o i tuoi gusti personali. Ci interessa però sapere come un compositore deve porsi nei confronti della scena. Ovvero sia, quello che cerchiamo di indagare oggi è un aspetto tanto poco trattato quanto fondamentale, cioè che taglio dare alla score. Cioè? Ovvero, ti ricordi quel discorso di mantenere il lavoro, arrivare in fondo? Ecco, come evitare di litigare col regista e vivere felici. Perché ovviamente ci possono essere diverse interpretazioni a riguardo. Noi abbiamo un potere enorme con la musica, che è, innanzitutto, l'abbiamo sempre detto, che è quello di plasmare la psicologia percepita dei personaggi e dimostrare il loro carattere anche quando quel carattere o è nascosto per intenzioni registiche o è evidente solo in alcuni tratti della recitazione, dell'acting, ma deve essere tirato fuori, espresso in maniera più incisiva, veicolato in maniera più intima, più profonda, come quello della musica. E quindi il piano della composizione musicale e della caratterizzazione della scena e dei personaggi all'interno della scena va ovviamente a entrare in quello che è tipicamente l'ambito del regista, che è il direttore artistico, cioè colui il quale è responsabile delle scelte in capo a tutta la messa in scena. Allora, noi non l'abbiamo mai fatto vedere, ma potrebbe essere carino, uno spunto simpatico per un prossimo video, ma sicuramente avrete visto anche voi dei video dove si vede una scena, la stessa scena musicata con 3 musiche completamente diverse, che diversa emozione restituisce allo spettatore. Allora, questa è una delle operazioni preliminari che vanno fatte quando si inizia una score, ovviamente in accordo con il regista, se si vuole continuare a mantenere il lavoro. La prima cosa che va fatta con il regista è capire che taglio dare alla score. Ovviamente, per capire che taglio va dato alla score bisogna capire bene che taglio ha il film. Esatto. E attenzione che questa cosa può sembrare una questione di lana caprina. Beh dai, se è una commedia, se è un thriller. No, è un modo molto superficiale di affrontare la cosa. Innanzitutto perché un thriller può avere all'interno anche di scene molto drammatiche non una scena più leggera, ma un modo diverso di raccontare questa scena, vero? La musica può essere settata, può essere scritta in accordo con l'intenzione del regista per descrivere i personaggi in un modo o nell'altro. C'è l'esempio del Happy Corleone, no? Nel Padrino, dove a volte facciamo vedere il padrino con la musica originale di Rota e poi il tema virato al maggiore, che sembrano tutti dei pastorelli in gita, no? che fa veramente ridere. Ma noi invece, quello di cui stiamo parlando, non è tanto che taglio dare alla scena molto drammatica o meno drammatica, più dubbiosa, ma come quella scena è vissuta da chi guarda il film. Perché la musica ti consente di far percepire la stessa scena come se fosse vissuta nell'emotività, nella psicologia interna del protagonista all'interno della scena, oppure come se dall'altro lato noi fossimo spettatori al di fuori della scena. Quindi la stessa psicologia delle persone e dei personaggi, dei protagonisti all'interno di un'azione può essere vissuta dallo spettatore in 2 modi diversi, e questo è quello che andiamo tra poco anche a far vedere praticamente con delle immagini. Sì, per cui dobbiamo capire che taglio dare alla score, se vogliamo che all'interno della stessa score ci possano essere dei momenti diversi, proprio di taglio diverso da dare alla scena, e dobbiamo capire quanto la score deve essere emotiva, se ci interessa di più l'azione o se ci interessano di più i sentimenti. Ecco perché la puntata di oggi si chiama Da che parte stai? Stiamo dalla parte dello spettatore o stiamo dalla parte di quello che sta facendo l'attore? Però arriva Zimmer che in una recente intervista ha detto una cosa
interessante, cioè ha detto: io quando parlo con il regista per fare una nuova colonna sonora, lui non mi deve dire che musica vuole, perché se sa già che musica vuole, se la faccia lui. Ecco, lui deve raccontarmi il film e poi deve darmi carta bianca. E io dico: bello, bellissimo, ma come diciamo spesso, non fatelo a casa. Non fatelo a casa, nel senso, lo può dire Zimmer, può permetterselo lui, e secondo me anche lui in certi casi scende a qualche compromesso. Adesso mi sembra un pochino tant'è Ecco. vero che il mio adorato Thomas Newman dice invece esattamente il contrario. Ad esempio nella ricerca di Nemo, in un'intervista, racconta di come lui abbia avuto esattamente questo problema, tra virgolette, ovvero come approcciarsi alle vicende iniziali raccontate dall'animazione, se raccontando, descrivendo l'azione, la meccanica della scena, o se invece descrivendo la stessa scena come percepita se noi fossimo il pesciolino. E attenzione a un passaggio che è molto importante. Certo, tutti noi diciamo: sarebbe fantastico se il regista ci desse carta bianca, cioè se fai tu, quello che fai va bene. Però in realtà tutti quelli che hanno fatto questo lavoro sanno che molte volte si è giunti a determinati risultati che erano ben lontani dalla prima versione che hai fatto, perché sei stato stimolato a fare cose diverse, e quasi sempre, non voglio dire sempre, il risultato finale poi era migliore di quello che tu avresti fatto se ti avessero dato carta bianca e basta. Per cui ogni tanto abbiamo anche bisogno di essere stimolati e pungolati. Quantomeno spesso, magari anche nello sviluppo del montaggio, noi non sappiamo la direzione totale che sta prendendo quel personaggio o il film. Quindi magari noi vediamo una scena in cui siamo portati a usare un certo tipo di descrizione, ma il regista invece ha delle idee che sono di arco lungo, quindi che si sviluppano più avanti di dove noi siamo proprio dal punto di vista della lavorazione, e allora quelle direzioni che dà sono quelle che servono a fare un lavoro organico. Ecco, e per fare questo lavoro organico dobbiamo fare particolare attenzione ai film di genere, perché i film di genere vanno ovviamente a intercettare delle aspettative del pubblico. Se io vado a vedere un thriller, un horror, una commedia sentimentale, so già, non conoscerò la trama, ma prima di entrare al cinema o di schiacciare il tasto sul telecomando oggi, so già che tipo di film mi sta aspettando. E allora in questo caso il compositore deve sempre trovare il giusto compromesso tra il non deludere le aspettative, perché soprattutto nei film di genere ci sono dei passi obbligati, e al contempo magari, se possibile, cercare di fare un qualcosa di non banale. E a proposito dell'iniziare col genere, perché non iniziamo a vederci Il silenzio degli innocenti? Fantastico. Allora, qui siamo nei titoli di testa del Silenzio degli innocenti e percepiamo già una musica molto drammatica su una scena normale, una ragazza che corre. Ora, questa musica drammatica potrebbe farci pensare che a questa ragazza succederà qualcosa. Venga assaltata nel bosco. Esatto, venga assaltata nel bosco, scada e si faccia male, non venga rapita dagli alieni, non lo sappiamo. Sentite com'è drammatica questa musica. In realtà è solo una ragazza che sta facendo jogging, si sta allenando. Però rappresenta questo tipo di impostazione una descrizione metaforica di ciò che Jodie Foster vivrà più avanti. Allora l'espediente qual è? L'espediente è giocare sulla situazione scenica attuale, quella che stiamo vedendo, pensare che quello che stiamo ascoltando sia relativo ai misteri del bosco, ai misteri di una persona che noi stiamo vedendo correre senza una finalità dichiarata precedentemente, che supera degli ostacoli. Questi ostacoli sono gli ostacoli che lei supererà più avanti. La musica ci sta raccontando un qualcosa di enigmatico e pericoloso che lei vivrà più avanti. Ed ecco che con questo espediente noi abbiamo già predisposto il nostro cervello a un certo tipo di film, di vicenda che verrà raccontata, però senza averlo subito dichiarato relativamente al vero oggetto della minaccia che si presenterà più avanti. Questo è un espediente classico nei main titles, bellissimo, in questo caso scritto divinamente. Mamma mia, la colonna sonora di Howard Shore è veramente una delle ragioni per cui questo film è un capolavoro. Assolutamente. E quindi, a proposito dei vari tagli che si possono dare a una scena, c'è un bel aneddoto che riguarda la colonna sonora di Shrek, dove c'è questa scena che il compositore musica in maniera
secondo il regista è un po' troppo leggera e gli dice no ma assolutamente non ci siamo, qui si deve percepire il pericolo, la tensione, la tensione, ci vuole una musica che stracci l'anima. Il compositore rifà la musica, gliela presenta e il regista dice vabbè, ma adesso stiamo terrorizzando i bambini. Per cui, come vedete, il compromesso non è sempre facilissimo da trovare. E attenzione, che è molto importante che sappiate questa cosa: questa dinamica c'è a tutti i livelli, la troverete nel filmetto amatoriale del vostro amico e la troverete, se come vi auguriamo, la troverete nella serie A un domani. E a proposito di bambini, possiamo andare a vedere la famosa minaccia invece in forma di fantasy, in forma di azione, prendendo spunto da una scena di Harry Potter. Altro capolavoro. Ok, in cosa vediamo in questa scena? Vediamo un mostro, un troll, che sta minacciando i bambini. La musica di John Williams è ovviamente molto drammatica, ecco, percepiamo naturalmente tutto il pericolo. Qui sentite proprio i tromboni sforzati. Cosa c'è di più minaccioso di un trombone sforzato? Il mostro si avvicina verso la bambina, però vedete che quando la bambina si nasconde e lui comincia a distruggere, cambia registro, vero Fabri? Hermione è nel pieno dell'azione e noi stiamo vedendo la scena dal di fuori. Si scatena l'inferno del troll. Hermione è al centro della scena, al centro dell'azione, un'azione molto concitata, ma la concitazione ce la sta dando John Williams. Noi sentiamo una sovraeccitazione musicale che ha due funzioni. La prima è quella di raccontarci e farci immedesimare non tanto nei personaggi, ma nella situazione. Noi stiamo vivendo una situazione dall'esterno e il link che c'è tra noi e la scena è mediato dalla musica. La musica agisce facendoci nella nostra testa ricostruire la scena, ma naturalmente non c'è un approccio psicologico alla situazione, non c'è un approccio psicologico al vissuto dei personaggi rispetto al troll, rispetto al momento. È una descrizione pura della scena che serve anche, se vogliamo, a disattivare la minaccia. Assolutamente, questa è una cosa molto importante, anche perché comunque questo qua, insomma, non è un film horror, è un film comunque dove sappiamo che i tre ragazzini ce la faranno e quindi li vediamo in pericolo, ma fino a un certo punto. Questa è la funzione fondamentale della musica di questa scena: farci percepire l'avventura ma non il loro pericolo di vita, effettivamente, perché l'azione della musica in questo caso è quella di spostare, no, psicologicamente la minaccia dal viverla come se noi fossimo in prima persona al posizionarla in un ambito fantastico. Il meccanismo del fantasy, quello di consentirci di spostare il pericolo che invece noi possiamo vivere grazie alla musica, questa volta nella testa di uno dei protagonisti, proprio in quest'altra scena non di Harry Potter ma di un film che si chiama Glory, con la colonna sonora bellissima di James Horner. Di cosa parla questo film? Della guerra di secessione americana, nella quale ci sono questi soldati di colore che combattono con il nord. E in questo caso la funzione della musica non è raccontare l'azione, ma la psicologia dei personaggi, in particolare l'ingenuità di molti di questi ex schiavi a cui veniva dato un fucile in mano, gli si metteva addosso una divisa e gli si diceva di combattere per un ideale di cui loro fondamentalmente sapevano più niente che poco, insomma. Broderick in questo caso deve obbedire tragicamente agli ordini che gli sono stati impartiti e quindi comanda ai suoi soldati di appiccare un incendio che noi stiamo vivendo nella testa di Broderick, quindi dal suo punto di vista, dell'errore, del tragico che si nasconde dietro alla gloria, ma con un senso di colpa per l'azione che stiamo vedendo, che è la connotazione della musica che sta descrivendo tutta questa scena. Quindi non c'è nessun tipo di azione nella musica qui, c'è solo il dissidio interiore del protagonista che si trova in una situazione suo malgrado che lo porterà a un terribile fardello a livello di responsabilità, a livello di umanità. Quindi le tensioni che noi abbiamo sentito nei movimenti della musica dispiegate in modo largo, no? Con una tessitura molto... usando quasi esclusivamente gli archi, che questo genere di linguaggio sono incredibilmente efficaci. Questo tipo di contrasto è
quel contrasto che nella nostra testa possiamo vivere come se noi fossimo nella testa del protagonista di quella scena. E c'è un esempio che abbiamo preparato proprio a proposito di questo argomento, molto interessante, che riguarda non un film ma un episodio di una serie che si chiama Dexter, una serie molto famosa, che all'interno di pochi minuti riesce a cambiare registro e posizione, il famoso punto di vista, più volte in maniera secondo me veramente molto interessante. Sì, cominciamo con questa scena estremamente drammatica, insomma vi risparmiamo i dettagli, ma come capirete insomma siamo davanti a qualcosa di molto truce e di molto violento. Però questa scena molto truce, molto violenta, ai danni di un cattivo evidentemente, come viene alleggerita? Con la musica, perché su questa scena terribile, che adesso addirittura prosegue, non lo vedrete, tranquilli, con la dissezione del cadavere, non vi preoccupate, non vi sarà mostrata, però cosa ci serve questa musica cubana sotto? Ci serve a entrare nel punto di vista del criminale giustiziere. Per chi non abbia visto Dexter, lui è il serial killer dei criminali. In un certo senso il son cubano che sentiamo sotto ci fa partecipi della sua euforia. Noi non stiamo vedendo l'azione della scena in quel momento, stiamo vivendo il suo essere inebriato da questa azione comunque terribile. Ma poi avviene un cambio bellissimo, molto bello, comandato dalla riverberazione della canzone che noi sentivamo precedentemente e dall'ingresso immediatamente di una musica di scena che è quella che ci riporta tutti all'ordine, ovvero di attenzione, cosa stiamo vedendo? Ok, questa è la scena, questa è la situazione, questo è il dramma, per poi ritornare attenzione su di lui, ma non con l'euforia della musica cubana che sentiamo prima, ma con una chitarra acustica che conduce il nuovo gioco musicale, che inevitabilmente è più riflessivo, che si accompagna alla sua immersione nell'acqua e che si accompagna, dove meglio dell'acqua, alle sue riflessioni. Quindi avete visto come all'interno della stessa scena si possa cambiare completamente registro. 3 volte. 3 volte Tre addirittura, ma anche molte di più, se è questa cosa ovviamente concordata con il regista. Però sono sicuro che la cosa più importante che avete capito è che se non vi ponete questa domanda rischiate di fare una musica bellissima ma deliziosamente inutile esatto. O comunque inefficace per quello scopo che il regista voleva porsi. Ecco perché bisogna parlare tanto con un regista. Anche perché la dinamica dentro fuori dalla scena, dentro fuori la testa del protagonista, è anche una dinamica di intrattenimento che serve a tenere vivo anche lo spettatore. Giocare con lo spettatore è fondamentale non solo nella costruzione musicale astratta, ma anche nella costruzione musicale della musica applicata al film. Direi che per oggi vi abbiamo dato parecchi spunti. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate, scrivete nei commenti se magari avete individuato in alcuni film che avete visto questo cambio di prospettiva meglio ancora. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Se il video vi è piaciuto, magari esagerate, lasciate al film un like e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.